Vi arrivai verso l'una del pomeriggio. Mentre mi avvicinavo alla sala, parte del sogno che avevo avuto al mio villaggio si ripeté nella realtà. Vidi Bhagavan che scendeva dalla collina, si lavava i piedi, attraversava l'ashram e si fermava all'esterno della sala mentre si lavava i piedi con l'acqua del suo Kamandu. Poi entrò, spruzzai un po' di quest'acqua sulla mia testa, ne bevi un po' e quindi andai all'interno a incontrarlo. Bhagavan era seduto sul suo divano mentre un attendente chiamato Madhava Swami gli asciugava i piedi con una tela. Madhava Swami uscì alcuni minuti dopo, lasciandomi solo con Bhagavan nella sala. Avevo portato un pacchettino di uva secca e dei pezzetti di zucchero candito da dargli. Posai il tutto su un tavolino vicino al divano di Bhagavan e mi prostrai. Quando mi alzai, vidi che Bhagavan stava mangiando un po' della mia offerta. Mentre lo osservavo, mi venne il pensiero che la mia offerta stava entrando direttamente nello stomaco di Shiva. Mi sedetti e Bhagavan mi fissò in silenzio per circa 10-15 minuti. C'era una grande sensazione di sollievo fisico e rilassamento mentre Bhagavan mi guardava. Provai una meravigliosa freschezza pervadere il mio corpo. Era come immergersi in una fresca pozza d'acqua dopo essere stati esposti al sole cocente. Chiesi il permesso di rimanere e questo fu prontamente concesso. Mi fu assegnata una piccola capanna e per la prima settimana rimasi lì come ospite dell'ashram. Durante quei primi giorni raccoglievo fiori per la puja dell'ashram, cerimonie rituali, o sedevo semplicemente con Bhagavan nella sua sala. Mentre i giorni passavano, mi convincevo sempre più che Bhagavan fosse il mio guru. Provavo una forte spinta a stabilirmi nell'ashram, perciò chiesi a Chinnaswami, il fratello più giovane di Bhagavan, se potevo lavorare nell'ashram. Chinnaswami accolse la mia richiesta e disse che potevo essere utile come attendente di Bhagavan. A quel tempo questo lavoro veniva fatto da Madhava Swami. Chinnaswami mi disse: Madhava Swami è il solo attendente al momento. Ogni qualvolta esce dalla sala o va a riposare, dovresti rimanere con Bhagavan e occuparti di tutti i suoi bisogni. Dopo circa 10 giorni dal mio arrivo, chiesi a Bhagavan: come evitare la miseria? Questa fu la prima domanda spirituale che gli posi. Bhagavan rispose: conosci e aggrappati sempre al sé. Non dare attenzione al corpo e alla mente. Identificarti con essi è miseria. Tuffati profondamente nel cuore, la sorgente dell'essere e della pace, e stabilisciti lì. Quindi gli chiesi come potevo conseguire la realizzazione del sé, ed egli mi diede una risposta simile. Se abbandoni l'identificazione con il corpo e mediti sul sé che già sei, puoi conseguire la realizzazione.
Mentre riflettevo su questi commenti, Bhagavan mi sorprese dicendo: Ti stavo aspettando, mi chiedevo quando saresti arrivato. Come nuovo venuto ero ancora troppo timoroso per chiedergli come lo sapesse e da quanto stesse aspettando. A ogni modo fui deliziato udendolo parlare così, poiché sembrava indicare che era mio destino rimanere con lui. Alcuni giorni dopo gli feci un'altra domanda. Gli scienziati hanno inventato e prodotto grandi aeroplani che possono viaggiare a grande velocità nel cielo. Perché non crei e ci dai un aeroplano spirituale con il quale possiamo rapidamente e facilmente attraversare il mare del samsara? Il sentiero dell'indagine sul sé, rispose Bhagavan, è l'aeroplano di cui hai bisogno. È diretto, veloce e facile. Stai già viaggiando molto velocemente verso la realizzazione. È soltanto a causa della tua mente che sembra non ci sia movimento. Nei giorni antichi, gli albori dei primi viaggi in treno, alcuni credevano che gli alberi e l'ambiente circostante si stessero muovendo e che il treno fosse immobile. Accade lo stesso con te. La tua mente ti fa credere che non ti stia muovendo verso la realizzazione del sé. Om Sarana Bhavatu Sarano Bonaktu Sarviryam Karavavahe Tejasvinavaditamastu Ma Visarvahe Om Shanti Shanti Shanti. Budevi Budevam Bhojanam Prasadam. Facciamo un saluto. Grazie, buona giornata.